Non mi sono inventato un cazzo per Natale! E quindi vi beccate un episodio come un altro! Buon Natale a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in un nuovo episodio del Virtual Show! Che non è a tema natalizio perché non mi sono sbattuto di trovare un argomento che lo fosse. Ora che ho ammesso la mia immane incompetenza, spero che comunque vi piaccia quello che ho scelto per voi oggi e vi auguro buone feste e buona visione. I videogiochi action, da sempre un genere che adoro, che ha regalato momenti di pura adrenalina a tanti giocatori di vecchia data. Difficoltà altissime, orde di nemici crudeli, giganteschi boss da battere, sono un tipo di videogiochi che qualsiasi amante delle sfide può apprezzare. Sono virtuale. Ed ecco il mondo di oggi. L'autore del mondo che sto per introdurvi è forse una delle menti più geniali e pazze che l'industria videoludica abbia mai visto. Hideki Kamiya. Quest'uomo è stato responsabile di molti titoli entrati nell'Olimpo videoludico e rientra tra i miei personali sviluppatori preferiti per la creatività e la fiammeggiante passione che traspare dai suoi giochi. E poi è pelato, dai, lo sappiamo tutti che i pelatini ispirano simpatia. Ma torniamo a parlare della sua storia. Nato nel 1970 a Matsumoto, prefettura di Nagano, e appassionato di videogiochi fin da piccolo, soprattutto per i curiosi suoni elettronici che emettevano, Kamiya decide di voler diventare uno sviluppatore negli anni 80, dopo aver letto un'intervista a Shigeru Miyamoto e Masanobu Endo, rispettivamente i creatori di Super Mario Bros. E Xilius. Ispirato principalmente da titoli come Space Harrier, Gradius, The Legend of Zelda: A Link to the Past e Castlevania, Kamiya viene assunto da Capcom nel 1994, dove ha la sua prima esperienza come planner in Resident Evil, per poi prendere il ruolo di director in Resident Evil 2, titolo che consacrò il suo talento come game designer. Negli anni a seguire è stato responsabile del primo Devil May Cry e, sotto Clover Studios, leggendario team di Capcom, di titoli come Beautiful Joe e Okami, idolatrati dalla critica. Uno per aver dato nuova vita al classico genere dei picchiaduro a scorrimento e l'altro per essere uno dei migliori giochi di avventura mai stati concepiti. Purtroppo, nonostante il successo critico, i giochi di Clover Studios non vendono abbastanza per Capcom, che chiude lo studio nel 2006. Questo spinge Kamiya e molti dei suoi colleghi a lasciare la software house e fondare Seeds Inc., rilasciata in seguito sotto il nome per cui oggi sono annoverati tra i migliori sviluppatori dell'industria moderna e del genere action: Platinum Games. Platinum Games è ormai conosciuta a livello mondiale tra gli appassionati di videogiochi più informati e hanno lavorato a un certo numero di ottimissimi titoli che hanno toccato un po' tutti i sistemi: Wonderful 101, Vanquish, Mad-World. Oggi voglio parlarvi del gioco che li ha resi popolari come maestri del gioco d'azione. Pubblicato da Sega nel 2009 su Xbox 360 e PlayStation 3 e successivamente portato su Wii U insieme al suo seguito in esclusiva, è con immenso onore che vi presento la strega dal grilletto facile, Bayonetta! Ispirato dall'esperienza accumulata con Devil May Cry, Hideki Kamiya ha creato quel che da molti è considerato uno dei migliori esponenti del genere action degli ultimi anni. Cavalcando le note di un magnifico remix della leggendaria canzone Fly Me to the Moon, il gioco parla di una donna chiamata appunto Bayonetta, ultima superstite del clan delle streghe di ombra, protettrici dell'equilibrio tra inferno e paradiso insieme ai saggi di Lumen, entrambi spazzati via da una violenta guerra interna. Risvegliatasi da un sonno durato secoli senza memoria del suo passato, cerca di scoprire la verità sulla sua esistenza e sul motivo per cui gli angeli del paradiso le danno la caccia senza sosta. A livello puramente tecnico il gioco non è tra i migliori dell'ultima generazione, complice anche una palette di colori alquanto spenta, ma si difende bene grazie ad una buonissima fluidità di gioco, almeno per quanto riguarda le versioni su Xbox 360 e Wii U. Per la versione PlayStation 3 bisognerebbe fare un discorso a parte, visto che a livello di fluidità di gioco è obiettivamente la versione peggiore. Fatemi parlare prima! Grazie. Dicevo, la versione PlayStation 3 è risultata essere la peggiore per via di rallentamenti del gioco molto frequenti durante le battaglie, causa il fatto che questa versione è stata sviluppata da un team esterno a Platinum Games. Non rende il gioco ingiocabile, assolutamente no, ma ai tempi in cui il gioco fu rilasciato questo fatto scatenò un bel casino. Fluidità a parte, comunque il gioco può vantare anche di una buonissima direzione artistica, soprattutto per quel che riguarda il design dei nemici di gioco, gli angeli.
In questo titolo sono rappresentati come delle creature mostruose che però nascondono le loro fattezze dietro ad armature splendenti e maschere ispirate alle statue rinascimentali, un connubio che darà vita a nemici veramente inquietanti, primi tra tutti i mastodontici boss, che manderanno più di un brivido giù per la vostra schiena, ve lo assicuro. Per chi pensa che questo look sia un pochino troppo blasfemo per degli angeli, beh, diciamo che non tutti i messaggeri celesti del cristianesimo tradizionale hanno un aspetto rassicurante. Credete che questo bimbo innocente sia un cherubino? Neanche per sogno, questo è un cherubino! Per non parlare poi degli angeli dell'Ordine dei Troni, dovreste vederli, sono veramente orribili. Veramente cosa? Hai qualche problema con i troni, bombolo? No, ma veramente io volevo dire... Non prendermi per il culo, merda! Noi troni vediamo la verità, se hai qualcosa da dire dimmelo guardandomi dritto negli occhi! Quali dei tanti... Ah, senti, parliamone. Dopotutto, voi angeli siete tipi di larghe vedute. Ok, stavolta ci hai visto lungo. Vedilo da un altro punto di vista. Insomma, design dei nemici fantastico, e anche la gestione degli ambienti non è male, seppur non ricchi di texture dettagliatissime, vantano una buona composizione, molta varietà e offre dei bei panorami durante il gioco. Ma si sa, un action degno di questo nome non può chiamarsi tale senza un gameplay all'altezza. Da dove posso iniziare? Il gioco può vantare un sistema di combo appagante e complesso, ma accessibile sia a principianti che veterani del genere, che potranno scegliere se affidarsi a combo familiari o sbizzarrirsi con altre più complesse. Bayonetta sarà anche una strega, ma non fa uso solo della magia. Il suo equipaggiamento standard infatti l'ha dotata di non una, non due, ma ben 4 pistole, 2 in mano e altre 2 attaccate ai suoi tacchi alti che può usare per eseguire delle combinazioni davvero fantastiche. Ma il sistema di combattimento di Bayonetta non si basa solo sulle combo o sugli attacchi a distanza che può eseguire, ma anche sul comando di schivata che risulta un elemento chiave non solo per evitare danni ma anche per infliggerne di più. La nostra strega ha infatti il potere di rallentare il tempo grazie ad un'abilità di nome Witch Time, che però si attiva solo schivando un attacco nemico all'ultimo momento, proprio prima di essere colpiti. Questo incoraggia i giocatori a rischiare di ricevere ingenti danni, ma per una ghiotta ricompensa, trasformando ogni battaglia in una scommessa con i propri riflessi. Le battaglie, tra l'altro, risultano sempre divertenti grazie ad una buona varietà di nemici, senza contare gli enormi boss, che sono praticamente dei livelli a sé stanti, divisi in diverse fasi che mischiano sezioni platform, azione e tamarraggine. Ci sarebbe purtroppo la presenza di qualche quick time event, quelle specie di filmati interattivi in cui è richiesto di premere certi bottoni per mandare avanti il gioco. Sì, ci sono alcuni momenti in cui risultano fastidiosi e rompono il ritmo, mentre invece sono alquanto appaganti quando si tratta di dare il colpo di grazia a nemici o boss. Bayonetta è infatti in grado di evocare delle creature infernali tramite i suoi capelli, fonte del suo potere, che tra l'altro formano anche il suo vestito. No, ma che succede al vestito quando evoca i demoni allora? Spiritelli della libido! No, andatevene! Non mi avrei chiesto meglio di così! Torneremo a parlare di queste scelte registiche a breve. Il gioco può contare anche su altri elementi di gameplay, come la possibilità di sbloccare nuove armi per Bayonetta, tra cui fucili, katane e artigli, alcune delle quali offrono la scelta di poter essere equipaggiate sia a gambe o braccia. Si possono anche comprare nuove combo, equipaggiamenti o strumenti per rendere la nostra strega ancor più letale. Naturalmente questo non renderà il gioco più facile, darà molto filo da torcere a qualunque giocatore, ma potrete contare su una vastissima selezione di stili di combattimento e trovare quello che più vi si addice. E giusto per aggiungere una ciliegina sulla torta, il gioco vanta anche delle sezioni di gameplay uniche che tra l'altro fanno anche riferimenti a dei classici giochi di Sega come Super Hang-On o uno dei miei preferiti, Space Harrier. Il gioco è pieno zeppo di riferimenti a giochi del passato, tra cui titoli a cui ha lavorato lo stesso Kamiya. Bayonetta ha una lunghezza di gioco che ritengo giusta per il tipo di esperienza che offre, ma ha anche un livello di rigiocabilità altissimo. Sbloccare tutte le armi, le combo, gli equipaggiamenti e prendere voti alti alla fine di tutte le stage in una sola volta sarà praticamente impossibile. Ah, un'ultima cosa. La versione Wii U può vantare di una piccola e gradita aggiunta, costumi a tema Nintendo, che non solo andranno a cambiare l'aspetto di alcuni elementi di gioco, ma nel caso del costume di Samus Aran da Metroid darà un pizzico di ironia alle cutscene. Infatti il giocatore potrà controllare il visore ed aprirlo e chiuderlo in qualunque momento, anche nei filmati, il che causa situazioni come queste. Ma passiamo alla storia, che ha un'importanza relativa rispetto al gameplay.
Eppure ogni volta che Kamiya è coinvolto rimango stupito da ciò che riesce a offrire. Lo dirò da adesso, non buttatevi su Bayonetta aspettandovi una trama complessa e seria. Lo stile narrativo di Kamiya si basa sulla semplicità e sulla capacità di dare anima ed emozione ad una storia senza però prendersi troppo sul serio. È uno sviluppatore che vuole divertirsi e ciò traspare anche da questo gioco. La maggior parte delle vicende si svolge a Vigrid, un'antica città che si dice fosse collegata alle streghe di Umbra, dove Bayonetta cercherà di scoprire tracce del suo passato. Il tutto mentre dovrà vedersela con gli angeli che le daranno continuamente la caccia. Nello svolgersi del gioco, Bayonetta avrà a che fare con diversi personaggi. Il primo ad apparire è Enzo, l'informatore personale di Bayonetta. Un uomo pieno di debiti e dalla parlantina veloce che, come confermato da Kamiya stesso, è una combinazione di due dei suoi attori preferiti, Danny DeVito e Joe Pesci, come se la voce non fosse già un chiaro indizio. But hey, it's that kind of town. Without good-hearted souls like us to put these bastards 6 feet under, where'd society be? Of course, the pay's not bad either. Tra gli altri personaggi abbiamo Rodine, un demone dall'aspetto di un altissimo uomo di colore dalla voce profonda che gestisce il negozio di gioco, un delizioso pub chiamato I Cancelli dell'Inferno. Next time you want me hands on you, you better make sure I'm dead. Prossimi sulla lista sono Luca, un reporter Don Giovanni ossessionato da Bayonetta, convinto che sia la responsabile dell'uccisione di suo padre, e Ceresa, una misteriosa bambina che Bayonetta salva da un gruppo di angeli e che, per qualche motivo, è convinta sia sua madre. So don't you dare cry. Yes, Mommy. Fine. You've got to be a strong little one to survive in a place like this. E ultima, ma non ultima, abbiamo Jeanne, una donna che sembra avere le stesse abilità di Bayonetta e la sfiderà più volte durante il gioco. Kamiya adora dare sempre una nemesi uguale e contraria ai propri protagonisti e sinceramente, come dissi tempo fa sul video di Shovel Knight, è un concetto che mi è sempre piaciuto. La storia di Bayonetta non è godibile per i suoi colpi di scena, alcuni dei quali sono anche abbastanza telegrafati. No, ciò che cattura è il misto di epicità ed umorismo che Kamiya ha trasmesso all'intero gioco. Un gioco che sa di essere tamarro rispecchiandolo nei propri personaggi e alterna momenti seri ad altri di pura ironia. È come se la stessa Bayonetta fosse in qualche modo consapevole di essere all'interno di un videogioco e che quindi fa uso di un atteggiamento volutamente provocante, tanto da mettersi in posa o eseguire mosse di danza come se fosse continuamente sotto i riflettori. As long as there's music, I'll keep on dancing. Visto anche un certo quantitativo di fanservice, potrebbe essere un atteggiamento che non piacerà a tutti, ma personalmente penso abbia un suo perché. Ma che cazzo sta? Lo so io perché, dillo che stavo scopando. Seppi? No, ma dico davvero, è un personaggio che ha un suo spessore. Che spesso ne stavo a parlare. Sì, Bayonetta è proprio una gioca. Ma non pensate che dietro a certi personaggi ci sia qualcosa di più che va oltre il loro aspetto fisico? Ma che sei proprio? Che casa è proprio la stanza, no? Parlo di analisi del personaggio, di studio del loro design e dei loro comportamenti. Ogni personaggio che si rispetti, buono o brutto che sia, ha avuto dietro un lungo ed estenuante processo creativo ed è proprio per apprezzarli di più che noi dovremmo analizzarli e... Mi sono dimenticato che se metti più di 10 parole in croce questi si rompono. Oddio! Concepita dalla character designer Mari Shimazaki, Bayonetta è sicuramente un personaggio che usa la sua sensualità a proprio favore per raggiungere i suoi scopi, ma questo fa di lei un personaggio negativo? Sicuramente all'inizio del gioco dà l'idea di essere eccentrica ed egoista, ma gli eventi la faranno crescere e le faranno sviluppare dei legami affettivi con i personaggi che la circondano, mostrando un lato più protettivo, senza però cancellare la sua natura forte e provocante. Non è un tipo di personaggio che può piacere a tutti, ma non la trovo offensiva. La sua sensualità è implementata in modo coerente con il suo modo di essere, e sono abbastanza sicuro che, come un'altra certa sensuale donna animata, lei direbbe: io non sono cattiva, è che mi disegnano così. Ma a parte questo, l'intero gioco è una montagna russa di emozioni e battaglie esagerate che rasentano il ridicolo, che faranno fomentare il giocatore un momento prima di strappargli una risata. Una trama che vuole semplicemente divertire senza dare grossi spunti di riflessione, anche se trovo interessante l'idea di far sì che siano le creature della luce a voler rompere l'equilibrio con le tenebre invece che il contrario. E c'è anche un piccolo ma significativo dettaglio che i Platinum Games hanno implementato che penso valga la pena essere menzionato: la lingua degli angeli.
Quel che sembrano essere parole e sillabe senza senso sono in realtà una vera e propria lingua conosciuta come enochiano, usata anche da Bayonetta per le sue evocazioni. L'enochiano è menzionato per la prima volta da Edward Kelly, un alchimista della seconda metà del 1500 molto vicino alla figura di John Dee, che sosteneva di poter parlare con gli angeli usando appunto questa misteriosa lingua. Una storia godibile in linea con la filosofia tamarra del gioco, quindi, supportata da una soundtrack di alto livello. Composta da una schiera di artisti diversi, la musica di Bayonetta è stata creata tenendo a mente un tema femminile, tanto che gli epici cori che si sentono durante le battaglie contro i boss sono performati da donne, mentre le melodie più ritmiche sono tutte studiate intorno al personaggio di Bayonetta e alle sue movenze, come se fosse lei stessa a sentire la musica mentre combatte gli angeli a colpi di danza. Bayonetta è un gioco action che non vuole essere niente di più, ma che eccelle nel suo miscuglio di semplicità ed eccentricità. Se siete fan del genere e non lo avete ancora giocato, ve lo consiglio anche solo per il gameplay vario e frenetico. Al resto ci penserà la sua assurda storia, la soundtrack incalzante e lo stile unico di Kamiya, un maestro nel rendere i suoi titoli una crescita continua di emozioni. Naturalmente ci sarebbe anche il suo fantastico seguito e gli altri titoli di Platinum Games, ma di quelli ne parlerò prossimamente. Ma che diavolo! È partito, mi sa. Sì. 3, 2, 1. Visto anche un certo quantitativo di fanservice, potrebbe essere un atteggiamento che non piacerà a tutti, ma personalmente penso abbia un suo perché. Ma che cazzo sta a dire? Lo so io il perché, dillo che t'ho scopato. We are leading the Yellow Submarine. Ma personalmente penso abbia un suo perché. Ma che cazzo sta a dire? Lo so io il perché. Cazzo, il Bayonetta è proprio una figa. Ma non pensate che Cazzo! Mi sono dimenticato che se metti più di 10 parole in croce questi si rompono. Oddio! No! Che è successo? No, ma dico davvero, è un personaggio che ha un suo spessore. Personalmente penso abbia un suo Cazzo sta a dire? Scusate, non sono partito. Stronzo! Lo so io il perché, dillo che t'ho scopato. Certi? Vuoi mirare bene con quel dito? È un bottone nostro così! Stand by, give me more! Ok, dai, di nuovo.